Benvenuti, anime sensibili, cuori che battono al ritmo delle storie vere e cercatori appassionati di verità nascoste. Siete tornati a casa, siete su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi chiedo di fare un respiro profondo prima di ascoltare, perché ciò che stiamo per raccontarvi non è solo pettegolezzo, non è solo copertine lucide o tappeti rossi scintillanti. Oggi scendiamo nell'anima, nei meandri di un dolore tanto umano quanto lacerante. Parleremo di una delle attrici più amate, l'intensa e luminosa Özge Yağız, e della ferita che porta un nome ben preciso, Gökberk Demirci. Se avete mai amato e poi perso, questa storia vi toccherà nel profondo. Ma prima di immergerci in questo oceano di emozioni, vi invito a un piccolo gesto di solidarietà. Lasciate un mi piace per sostenere Özge, iscrivetevi per non perdere le nostre storie. E per chi desidera unirsi al cuore pulsante della nostra comunità, c'è il tasto Join pronto per voi. Siete pronti ad ascoltare la verità senza filtri? Iniziamo. Immaginate una notte qualunque a Istanbul. La città dorme sotto una coperta di stelle. Il Bosforo scorre placido, portando con sé i segreti di milioni di persone. In un ristorante esclusivo, uno di quei luoghi dove l'eleganza regna e la privacy è sacra, si riunisce un gruppo di amici. Tra loro c'è Özge Yağız. Siamo abituati a vederla determinata, fiera, padrona della scena, capace di interpretare ruoli complessi con una padronanza che toglie il fiato. Sui social, il suo sorriso è un faro, la sua vita appare come una sequenza perfetta di successi professionali e momenti glamour. Ma quella sera, amici di Stelle Turche Rivelate, la maschera è scivolata. La cena era iniziata tranquilla, tra il tintinnio dei calici di cristallo e quelle risate leggere che sciolgono la tensione delle lunghe giornate sul set. Si chiacchierava di progetti futuri, di viaggi rimandati, di sceneggiature da leggere. Poi, come spesso accade quando la notte avanza e le difese si abbassano, la conversazione ha imboccato un terreno scivoloso, l'amore. Si è cominciato a parlare di storie passate, di cuori spezzati, di quel sentimento che smuove il mondo e a volte lo frantuma. E in quell'istante preciso, qualcosa dentro Özge si è incrinato. Non è stato un capriccio, non è stata una scenata. È stato il crollo di una diga che tratteneva un fiume in piena da troppo tempo. Testimoni, fonti vicine presenti con il fiato sospeso, raccontano un mutamento improvviso nel suo sguardo. Quella luce vivace si è velata, lasciando spazio a un'ombra di malinconia così densa da poterla quasi sfiorare. Con le lacrime a offuscare quegli occhi che il pubblico ama, Özge ha smesso di fingere. Stanca di dover apparire sempre impeccabile, stanca di sorridere quando dentro avrebbe voluto urlare, ha aperto il cuore e pronunciato parole che hanno lasciato tutti, e adesso anche noi, senza respiro. Ho provato ad andare avanti, ha sussurrato, la voce incrinata dall'emozione. Ho provato a sorridere davanti alle telecamere, a convincere me stessa e il mondo che fosse tutto a posto. Ma la verità è che Gökberk è una ferita che non smette di bruciare. Fermiamoci un attimo su queste parole. Una ferita che non smette di bruciare. Non ha detto un ricordo, non ha detto un ex. Ha scelto la parola ferita. Una ferita è viva, pulsa, fa male ogni volta che la sfiori, ogni volta che ti muovi. Questa immagine, spietata nella sua sincerità, rivela che, malgrado il tempo trascorso, nonostante la distanza e i tentativi di rimettere insieme i pezzi, il legame con Gökberk Demirci non si è spezzato. È lì, che pulsa, che fa male. Özge ha continuato, ignorando gli sguardi preoccupati degli amici, come se avesse bisogno di espellere quel veleno dolce amaro. A volte credo di averlo superato, ha confessato, mi sveglio e mi sento forte. Ma poi, basta una canzone alla radio, un profumo nell'aria, o il vedere qualcosa che so che gli piacerebbe, e capisco che è ancora nei miei pensieri. È come un'ombra che non lascia la stanza. Queste parole ci colpiscono allo stomaco perché sono universali. Chi non l'ha provato? Chi non ha camminato una mattina sentendosi finalmente libero, per poi tornare indietro mesi o anni per un dettaglio insignificante? Vedere una donna affermata come Özge ammettere questa fragilità non la rende debole. Al contrario, la fa apparire straordinariamente umana e coraggiosa. Nel mondo dello spettacolo, dove confessare una sofferenza d'amore è spesso scambiato per sconfitta, Özge ha scelto la verità. C'è un altro passaggio che lacera il cuore, il peso delle aspettative del pubblico. Özge ha toccato un nervo scoperto. Tutti si aspettano che sia felice, che risplenda. Mi vedono sulle copertine, mi vedono ridere nelle interviste. Ma dentro,
A volte sento che mi manca un pezzo. Immaginate cosa significa dover recitare non solo quando il regista urla azione, ma anche nella vita di tutti i giorni. Indossare un sorriso come fosse un abito, gestire il dolore sotto i flash impietosi dei paparazzi. È una forma di tortura silenziosa che spesso sottovalutiamo. Vediamo l'attrice di successo, la donna bellissima. Ma dietro quell'immagine c'è una ragazza che rientra a casa la notte e affronta il silenzio di stanze che forse, un tempo, risuonavano delle risate condivise con l'uomo che ha amato. E qui la domanda si insinua, inevitabile. Cosa accade nel cuore e nella mente di Gökberk Demirci? Lui, da sempre più riservato, più criptico nei sentimenti, sa quanto Özge stia soffrendo. È possibile che anche lui abiti lo stesso inferno silenzioso, bloccato dall'orgoglio o dalle circostanze? La loro chimica era innegabile, un fuoco capace di attraversare lo schermo e incendiare la realtà. Quando un amore così intenso finisce, non si spegne come una candela, esplode, e le schegge colpiscono dappertutto. Alcune voci mormorano che forse Gökberk si sia fatto sentire ultimamente, o che Özge abbia saputo qualcosa di lui che ha riaperto il baratro emotivo. Non abbiamo conferme. Ma una cosa è certa, se Gökberk Demirci ha un cuore, e lo sappiamo. Queste parole non possono lasciarlo indifferente. Sapere che la donna con cui hai condiviso momenti così intimi ti definisce una ferita che non smette di bruciare scuote le fondamenta dell'anima. Torniamo alla scena del ristorante. Gli amici di Özge, vedendola così scossa, hanno provato a consolarla. Hanno detto le frasi che tutti pronunciamo in questi momenti. Il tempo aggiusta tutto, passerà, sei forte. Ma lei, con una lucidità disarmante, ha insistito. Ci sono legami che il tempo non cancella. E ha ragione. Il tempo attenua, il tempo allontana, ma non cancella ciò che è stato scritto con l'inchiostro indelebile del vero amore. La serata si è chiusa con un abbraccio collettivo, una rete protettiva tessuta dalle persone a lei più vicine. Özge è forte, ha confidato poi in anonimato uno dei presenti, ma il suo amore per Gökberk era troppo grande per svanire dall'oggi al domani. Parole che confermano quanto i fan della coppia Reimir. Dal nome dei loro personaggi hanno sempre sospettato, non era solo recitazione, era vita. Ed è per questo che fa così male. Ora mi rivolgo a voi, famiglia di stelle turche rivelate. Cosa pensate di questa confessione? Vi siete mai sentiti come Özge, a sorridere al mondo mentre il cuore sanguina? Credete che Gökberk debba fare un passo verso di lei dopo aver ascoltato queste parole? O pensate che a volte l'amore non basti, e che sia meglio lasciare che le ferite diventino cicatrici da sole? Scrivetecelo nei commenti, voglio leggere le vostre storie e i vostri pensieri. Siamo qui per ascoltarci. E vi ricordo che analizzare queste dinamiche richiede delicatezza e tempo. Se apprezzate il modo in cui trattiamo questi temi, vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto Join. I membri del canale hanno accesso a discussioni più profonde e a contenuti che non pubblichiamo altrove. È il modo migliore per dire grazie e sostenere un racconto del gossip che mette l'umanità al primo posto. La domanda che ora sospende il respiro è: questa confessione sarà una svolta o un punto definitivo? A volte toccare il fondo e mostrare il proprio dolore è il primo passo verso la guarigione. Forse Özge aveva bisogno di pronunciare queste parole ad alta voce per cominciare davvero a rimarginare la ferita. O forse è un messaggio in una bottiglia lanciato nel mare, nella speranza che arrivi all'unica persona in grado di curare quella fessura, Gökberk. Il destino è capriccioso. Spesso separa per insegnare il valore di ciò che si aveva, per poi riunire quando si è più maturi, più consapevoli. Noi, come pubblico, abbiamo sempre coltivato il sogno di un riavvicinamento. E sentire quanto amore esista ancora, anche se trasformato in dolore, riaccende quella speranza. Ma è una speranza intrisa di timore, perché nessuno vuole vedere Özge soffrire così. La situazione è delicatissima. Da un lato c'è una donna di successo che ammette la propria fragilità. Dall'altro, il silenzio di un uomo che forse soffre a sua volta. Le relazioni tra celebrità sono complicate, cariche di pressioni esterne, ma il vero amore trova sempre un modo per farsi sentire. Quella ferita di cui parla Özge è la prova che ciò che hanno vissuto era reale, profondo, significativo. Non è stata una cotta estiva, è stato qualcosa che ha cambiato le loro vite. La grande domanda, adesso, è se quella ferita guarirà con il tempo, lasciando che ognuno percorra la propria strada, o se è proprio la ragione per provare a curarla insieme.
Con Gökberk o senza di lui, auguriamo a Özge di trovare la pace che il suo cuore merita. Ma sinceramente, dopo aver ascoltato tutto questo, chi non vorrebbe vederli di nuovo insieme, concedersi un'altra possibilità? L'amore, quando è così potente, merita seconde occasioni. Siamo giunti alla fine di questo racconto intenso. Le parole di Özge Yaz rimbomberanno nelle nostre orecchie e nei nostri cuori ancora a lungo. Ci ricordano che dietro al luccichio e alla fama esistono persone reali, con sentimenti autentici. Noi di Stelle Turche Rivelate continueremo a seguire ogni sviluppo, sperando sempre nel meglio per i nostri amati protagonisti. Se questa storia vi ha toccato, non dimenticate di lasciare un like, di condividerla con chi ama le storie d'amore turche e di iscrivervi al canale. Attivate la campanella, perché se Gökberk risponderà, sarete i primi a saperlo. Grazie per aver condiviso con noi questo momento di vulnerabilità. Un abbraccio grande. Alla prossima!